Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come fare un cappellino o berretto foderato e reversibile. Questo è il cappellino, ora ve lo faccio vedere bene. Questo è il nostro cappello e si può usare anche al di fuori così, eccolo qua. Qui ho fatto una cucitura a mano in modo tale che appunto il cappello possa essere reversibile, quindi si possa utilizzare su tutti e due i lati. In questo lavoro io utilizzerò due tipi di felpe. Una è fantasia, come potete vedere dentro è leggermente lanosa e fuori è un color pesca con una fantasia marrone, non so se si vede bene al video. Poi utilizzerò questa qui che è sempre leggermente lanosa, è un arancione con dei micro puntini, è molto bella. Tra l'altro questi due tessuti sono estremamente morbidi e leggeri, quindi sono adattissimi per questo tipo di lavori, per fare questo tipo di accessori. Vi piace l'idea? Cambiando le misure potrete farlo sia per adulti che per bambini. Vi spiego tutto nel tutorial, quindi mettiamoci al lavoro. Ho tagliato due pezzi di stoffa della stessa misura, che misurano esattamente 50 per 27. Queste due misure praticamente io le ho ottenute misurando la circonferenza della testa, quindi questa parte qua, come vi ho già fatto vedere in un altro video. La circonferenza della testa è appunto il girofronte, quindi appena sopra gli occhi, sopra le orecchie, e misuriamo questa parte qui della testa, diciamo che è la parte più larga che consente appunto di entrare al cappello. Quindi ho misurato la mia circonferenza della testa, che è di 52 cm, e ho tolto 2 cm. Se il tessuto è molto elastico si possono togliere fino a 4 cm, dipende dal vostro gradimento di aderenza riguardo al cappello, se lo volete più aderente, se lo volete più comodo e così via. Nel tagliare la stoffa farò in modo che il verso più elastico, quindi vi faccio vedere, questo è meno elastico e questo è più elastico. Questo verso qua deve rispecchiare la circonferenza della testa. La parte più lunga della stoffa è appunto la circonferenza della testa meno i 2 cm. Per l'altezza invece io mi regolo in un altro modo. Prendo la circonferenza della testa, che sono 52 cm, e la divido in due e quindi ottengo 26 cm. A questi 26 cm aggiungo 1 cm. Ecco qua come ho trovato le misure appunto dei 50 per 27. Praticamente questo cappello va bene per chiunque, va bene sia per adulti che per bambini. Credo quindi che questo metodo sia abbastanza semplice per poter ricavare le misure di un cappellino. Una volta tagliati i pezzi del tessuto, metterò questi due tessuti dritto contro dritto. Vado quindi a spillare il tessuto, la cucitura qui sul lato lungo. Mi raccomando di utilizzare un punto elastico, perché proprio perché abbiamo preso la circonferenza, questa qui è la misura della circonferenza della testa, questo sarà il punto, una volta che il cappello sarà chiuso, questo sarà il punto che sarà più sollecitato a livello di elasticità, quindi dobbiamo usare per forza un punto elastico per unire questi due tessuti. Vado a cucire a bordo piedino e farò appunto la mia cucitura dritta per tutta quanta la lunghezza del lato lungo. Allora adesso ci troviamo così, abbiamo cucito i due tessuti insieme, io ho anche stirato le cuciture per appiattirle. Mettendo la stoffa in questo modo adesso vi faccio vedere le pieghe da fare per poter realizzare appunto il berretto. Andremo a piegare così i nostri due tessuti, mi raccomando mettiamoli molto bene. Abbiamo fatto quindi la prima piega, che appunto è per il verso dell'altezza. Adesso
pieghiamo un'altra volta. Controllate che le stoffe siano tutte quante a filo, perché dobbiamo tagliarle e quindi devono essere perfettamente a filo. Abbiamo ripiegato un'altra volta, adesso mettiamo questa parte con le due piegature senza, diciamo, il tessuto tagliato, questa parte qui la mettiamo verso di noi e ripieghiamo un'altra volta. Quindi qui verso di noi avremo questa parte qui grande del tessuto e verso l'esterno questa parte qui del tessuto. Ora con l'aiuto di un righello e di una penna tracceremo dei punti. Qui tracceremo 7 cm. Mettendo il righello in diagonale, partendo sempre dall'angolo, tracceremo 5 cm. Ora sempre con il nostro righello tracceremo un altro punto qui, sempre a 7 cm. Giriamo e lo tracciamo anche di qua. Dall'angolo poi prendiamo 1,5 cm, lo rigiriamo e un altro 1,5 cm. Ora taglieremo la stoffa fino ad arrivare al 1,5 cm. Adesso riapriamo e tracciamo due linee che uniscono questi punti che avevamo fatto prima, quindi questo con questo e questo. Questo è il risultato che dovremo avere. Apriamo. Adesso qui nella parte da cucire esterna, quindi questa parte qui dove è aperto, lasceremo un 5-6 cm di apertura. Ho fermato tutte le parti aperte e adesso andrò a cucire qui, qui, qui e qui, quindi le parti curve. Queste due V che vedete sia da una parte che dall'altra non vanno cucite. Una volta che abbiamo terminato queste cuciture, adesso cuciremo questa parte qui. Quindi apriamo, uniamo e la stessa cosa faremo di qua, allo stesso identico modo. Ora che abbiamo cucito tutte quante le parti, andiamo a risvoltare il lavoro dall'apertura che avevamo lasciato. Ecco qua. Adesso chiudiamo con un punto invisibile. Io ho fatto il mio punto invisibile e adesso non mi resta che mettere la fodera all'interno del cappello. Si può mettere così, ovviamente con il bordino a contrasto. Io lo trovo carinissimo, un progetto facile, si può fare veramente in poco tempo. Io lo trovo bellissimo. Bene, se vi è piaciuto appunto questo video vi invito appunto ad iscrivervi al canale, sempre se non l'avete già fatto, ovvio,
e di lasciare anche un like o un commento, insomma fatemi sapere quello che ne pensate di questo tutorial. Condividete il video, mi raccomando, e a me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video tutorial. Ciao!